bentornati su Kate & Made. Oggi andremo a realizzare una nuova borsa. Se siete amanti delle borse super grandi e super capienti, questo è il progetto adatto a voi. È veramente grandissima, su di me sembra una valigia, però comunque ci sono persone a cui piacciono le borse molto grandi. Misura 37 cm per 28 di altezza e la profondità è di circa 14 cm, quindi è veramente molto grande. Per quanto riguarda i materiali, trovate tutto sul sito Tutti a Mano Luisa, di cui vi lascio sempre il link nel box informazioni qui in basso. Ed ora vediamo nello specifico cosa ci occorre e poi possiamo passare subito al tutorial di oggi. Per questo progetto avremo bisogno di 2 rocche di cordino intreccio in cotone, una coppia di manici rettangolari in pelle, un uncinetto numero 8, un pezzo di rete per irrigidire il fondo, una chiusura a calamita con fori per poterla cucire e ago tirafettuccia. A questo punto possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partirò dal fondo, realizzerò un fondo rettangolare, quindi ci avviamo 8 catenelle, e fatte le 8 catenelle torno indietro a maglia bassa partendo dalla seconda catenella dall'uncinetto. A questo punto proseguirò lavorando in righe di andata e ritorno a maglia bassa fino a raggiungere comunque la lunghezza che mi occorre. Troverete indicato qui in alto il numero di righe totali insieme alla misura in centimetri. Quindi si procede semplicemente lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante per il numero di righe che trovate comunque indicato qui in alto. E una volta lavorate tutte le righe ho raggiunto 30 cm di lunghezza e 10 cm per quanto riguarda la profondità. Allo stesso tempo mi sono ritagliata un pezzo di rete delle stesse dimensioni che andrò ad incorporare nel giro di rifinitura, quindi ora andremo a lavorare il giro di rifinitura a maglia bassa tutto intorno al pannellino e nello stesso tempo entriamo anche nei fori della rete, così la incorporiamo. Quindi involtiamo il lavoro e procediamo con il giro di rifinitura. Posiziono il pezzo di rete al di sotto, entro nel primo punto, entro anche nel foro della rete e lavoro una maglia bassa. Procedo in questo modo, quindi lavorando maglie basse e puntando l'uncinetto anche nei fori della rete. Non è detto che il numero di fori debba essere lo stesso dei punti sul pannello, è indifferente in quale foro entrate, l'importante è che la fissate.
Nell'ultimo punto andiamo a lavorare l'aumento, quindi puntiamo l'uncinetto, entriamo anche nella rete e lavoriamo una maglia bassa. Facciamo una catenella e lavoriamo un'altra maglia bassa nello stesso foro, entrando ovviamente anche nella rete. Questo è l'aumento che andremo a lavorare in tutti gli altri angoli. Per quanto riguarda il resto delle maglie andremo semplicemente a lavorare le maglie come si presentano, quindi ora procediamo lavorando una maglia bassa per ogni riga che abbiamo sottostante. Procediamo con l'aumento anche in quest'angolo, quindi entro nel punto, entro nel foro dell'angolo della rete e lavoro una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto. Procedo poi lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante. Di nuovo mi ritrovo nell'angolo, lavoro l'aumento sempre formato da una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa nello stesso punto. E poi si procede sempre lavorando le maglie come si presentano. Qui poi andiamo a lavorare una maglia bassa e non lavoriamo una catenella perché la andiamo a sostituire con l'asola di chiusura. Ultimo foro nell'angolo, lavoro una maglia bassa, dopodiché taglio il filo e vado a chiudere con asola di chiusura. Una volta lavorato il fondo proseguiremo lavorando a pannelli. Lavorerò i 4 pannelli separatamente e poi a fine lavoro andrò ad unirli semplicemente cucendoli insieme. Vi mostrerò il passaggio di un laterale e di un pannello che può essere fronte retro, e poi gli altri 2 pannelli ovviamente sono uguali, identici a quelli che vi mostro in video e ve li lascio lavorare da sole. Partiamo dal pannello frontale, che avrà sicuramente un punto di lavorazione diverso rispetto ai laterali, che lascerò semplici, quindi lavorerò a maglia bassa, mentre magari per il pannello frontale e retro lavorerò un punto di lavorazione un po' più particolare, ma sempre comunque lasciando la lavorazione sul semplice, perché stiamo lavorando con un cordoncino di uno spessore abbastanza importante. Quindi procediamo. Iniziamo con il contarci il numero di maglie di base. Io ho 26 maglie su questo lato e 26 su quest'altro, quindi dobbiamo avere lo stesso numero di maglie. Ci agganciamo sulla maglia che si trova esattamente ad inizio riga
e puntiamo l'uncinetto prendendo solo la sola retro, quindi lavorerò la classica riga a maglia bassa in costa retro. Faccio quindi il cappietto iniziale e ci agganciamo, come vi ho già detto, prendendo la sola retro. Lavoriamo una maglia bassa, per ogni punto che abbiamo su questo lato. Io ovviamente, come vi ho detto, ne ho 26, magari voi state lavorando con un cordoncino più sottile, un filato più sottile, ne potrete avere di più rispetto alle mie. L'importante è che comunque avete lo stesso numero di maglie su entrambi i lati, quelli più lunghi. Ovviamente lo stesso sarà per i laterali, ma adesso ci occupiamo dei pannelli fronte retro. Bene, ho lavorato tutti i punti, a questo punto procedo con il punto di lavorazione scelto, che è il punto Suzette. L'abbiamo già visto in altri tutorial, come sempre lo rivediamo molto velocemente, è un punto comunque semplicissimo, alla portata di tutte. Voltiamo il lavoro, iniziamo facendo una catenella e nello stesso punto di base andiamo a lavorare una maglia bassa ed una maglia alta. In questo modo saltiamo un punto, andiamo nel successivo e ripetiamo lo stesso modulo. Andiamo a saltare un punto semplicemente perché qui abbiamo lavorato due punti nello stesso punto e se lavorassimo lo stesso modulo in tutti i punti si creerebbero degli aumenti, quindi dobbiamo andare a recuperare la maglia in più lavorata, quindi saltiamo un punto e nel successivo continuiamo lavorando una maglia bassa ed una maglia alta. Procediamo lavorando nello stesso modo, quindi saltiamo sempre un punto, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia bassa ed una maglia alta, tutto nello stesso punto. Procediamo così per tutta la riga. Ultimo punto, lavoriamo l'ultimo modulo. Ovviamente l'ultimo proprio punto della riga va saltato perché abbiamo fatto due maglie qui. Ora voltiamo il lavoro e si ripete praticamente lo stesso procedimento. Quindi catenella iniziale, primo punto, maglia bassa e maglia alta,
saltiamo un punto, andiamo nel successivo e lavoriamo sempre una maglia bassa ed una maglia alta e procediamo così per tutta la riga. Questo sarà l'effetto che otterremo. A questo punto non ci resta che proseguire fino a raggiungere l'altezza desiderata o quella che trovate indicata qui in alto, che sarà quella che raggiungerò io insieme alla misura in centimetri, perché i passaggi sono praticamente gli stessi, veramente molto semplici, quindi raggiungiamo l'altezza e poi vediamo come procedere. Bene, ho lavorato in totale 13 giri, ho raggiunto 25 centimetri. A questo punto vado a terminare tutto il pannello, cioè la lavorazione del pannello, con una riga di maglia bassa. Quindi procedo semplicemente lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Terminata la riga, a questo punto possiamo tagliare il filo e andarlo a nascondere tra le maglie. Assicuriamoci di avere lo stesso numero di maglie di partenza, quindi io sono partita con 26 punti e 26 punti mi ritrovo alla fine del pannello. A questo punto, come vi ho già detto, vado a nascondere il filo e lo stesso procedimento che abbiamo utilizzato per questo pannello lo andremo a ripetere anche sull'altro pannello. Mentre ora vediamo come lavorare i laterali. Per lavorare i laterali seguiamo lo stesso procedimento del pannello fronte-retro, quindi dobbiamo contare il numero di punti che abbiamo di base e lo stesso numero dobbiamo avere anche sull'altro lato. Io ho di base 8 punti, quindi partendo da qui esattamente, da questo, ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, perché questo fa parte del pannello retro. Quindi ci agganciamo sul primo punto disponibile qui, facciamo il cappietto iniziale e ci teniamo il filo sull'uncinetto. Poi, come abbiamo fatto per il pannello frontale, ci agganciamo alla maglia sottostante prendendo solo la solina retro, l'asola retro, e lavoriamo una maglia bassa.
Procediamo in questo modo per tutti i punti che si trovano sul lato. Ovviamente vi ripeto la stessa cosa che vi ho già detto per il pannello frontale. Io ho 8 punti perché sto utilizzando un filato più spesso. Se avete un filato più sottile, comunque calcolate sempre che dovete avere lo stesso numero di punti sia da un lato che dall'altro. Ok, a questo punto non farò altro che lavorare righe di andata e ritorno tutte a maglia bassa, quindi lascerò i laterali semplicissimi, volto il lavoro e procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Ripeterò questo procedimento per il numero totale di righe che troverete indicato qui in alto insieme alla misura in centimetri. La misura in centimetri già la sappiamo perché è la stessa che abbiamo raggiunto per il pannello frontale, quindi la misura in centimetri non cambia. Cambierà sicuramente il numero di righe perché stiamo lavorando a maglia bassa, qui avevamo anche le maglie alte e il lavoro cresce prima. Quindi raggiungiamo il numero di righe indicate qui in alto, comunque la misura in centimetri, e poi vediamo come procedere. E una volta lavorate tutte le righe, ovvero 21 e aver raggiunto 26 cm, questo è il risultato. A questo punto si taglia il filo, si va a nascondere tra le maglie e si vanno a lavorare gli ultimi 2 pannelli restanti per poi andarli a cucire insieme. Bene, una volta lavorati i pannelli, questo è il risultato. Ora dobbiamo andare ad assemblare tutte le parti della nostra borsa, quindi andare a cucire tutte le parti insieme. Possiamo farlo sia con l'uncinetto sia con l'ago tirafettuccia, è indifferente, l'importante è che comunque l'assembliamo. In questo momento possiamo anche prenderci le misure dei vari pannelli per costruire quella che sarà la fodera della nostra borsa, oppure in alternativa possiamo andare a creare una fodera a sacchetto, quindi semplicemente creando un sacchetto, avendo cura comunque di creare poi il fondo rettangolare. Quindi ci prendiamo le varie misure che ci occorrono e sempre in questo momento possiamo decidere se irrigidire i pannelli o meno. Potete irrigidire i pannelli sia con la rete, quella che abbiamo utilizzato per il fondo, oppure con la salpa adesiva che vi mostro, che è sempre disponibile sul sito Tutti a Mano Luisa in rotoli. Questa è adesiva, si applica direttamente sul pannello e poi ovviamente si va a coprire foderando la borsa. Se volete applicare la salpa, ovviamente andate a ritagliare il pezzo di salpa in base alle misure del pannello, la applicate al di sopra perché è adesiva e poi si va a foderare. Questi passaggi ovviamente vanno fatti prima di assemblare tutti i pannelli insieme. Altra cosa che non vi ho detto, abbiamo lavorato i pannelli direttamente agganciandoci al fondo, ma in alternativa potete lavorarli tutti separatamente, partendo comunque sempre dal numero di punti base che abbiamo sul fondo.
Quindi per dirvi, se non avessimo lavorato agganciandoci direttamente sul fondo, avremmo lavorato il pannello avviando 27 catenelle, perché qui di base avevamo 26 punti. Quindi nel caso della lavorazione a pannello separato andavamo ad avviare 27 catenelle, si tornava indietro, avevamo i 26 punti di base e si proseguiva poi come abbiamo fatto. Però secondo me così è più comodo, perché almeno dopo dobbiamo solo andare ad assemblare tutti gli angoli, diciamo, ma quello sta a voi. Io vi ho dato un consiglio. Quindi a questo punto ci occupiamo della fodera, dell'assemblaggio di tutto. Parto con la cucitura, vado a bloccare il filo alla base in uno dei due pannelli, è indifferente. Faccio uscire l'ago alla base verso l'esterno ed iniziamo a cucire. Per comodità applico un marker qui unendo i due angoli superiori. In questo caso non abbiamo le asole, perché non abbiamo rifinito i pannelli, però comunque la cucitura non è difficoltosa, perché ci basta prendere le asoline che abbiamo comunque qui lungo il bordo e le facciamo combaciare. Qui ho la prima riga del laterale, la prima riga del pannello frontale. In questo caso vado a fare doppia passata, quindi ci rientro una seconda volta. E poi procedo con la cucitura semplicemente facendo combaciare i punti. Nell'ultimo punto andiamo a fare sempre una doppia passata. A questo punto blocchiamo il filo all'interno . E andremo a ripetere il procedimento anche per gli altri lati. Bene, una volta assemblate tutte le parti, questo è il risultato. Devo dire che tenendola su, poi dando ovviamente la forma che si vuole alla borsa,
resta abbastanza rigida. Un ulteriore giro sul bordo prima di passare ai passaggi successivi, quindi ci riprendiamo lo stesso cordoncino e ci andiamo a rifinire tutto il bordo. Lo farò semplicemente a maglia bassissima, quindi come sempre mi faccio il cappio iniziale e mi aggancio su uno dei punti. Inserisco l'uncinetto prendendo solo la sola retro, prendo il filo, punto l'uncinetto prendendo solo la sola retro del punto successivo e lavoro una maglia bassissima. Procedo nello stesso modo per tutti i punti che ho sul bordo. E una volta terminato il giro tagliamo il filo e chiudiamo con asola di chiusura. A questo punto ci occupiamo di cucire i manici, uno dei due l'ho già fatto fuori video, l'altro come sempre lo cuciremo insieme. È molto semplice, come potete vedere non ho ancora foderato la borsa perché è un passaggio che lascerò direttamente alla fine, per quanto scomodo sarà, però mi serve avere le maglie libere. Quindi prendiamo il manico e lo posizioniamo esattamente in questo modo. Si creeranno i soffietti in automatico sui laterali, quindi sarà facile capire dove andrà cucito il manico, ma prima di tutto dobbiamo andare a bloccare il filo all'interno della borsa. Quindi ce lo blocchiamo tra le maglie e poi possiamo partire subito con la cucitura. Portato fuori il filo, riposiziono il manico e si inizia a cucire entrando e uscendo sia dalla lavorazione ad uncinetto che nei fori che troviamo qui alla base del manico. Qui abbiamo il giro di maglia bassissima, qui proprio sulle maglie basse andrò a fare la cucitura. Ho terminato la cucitura, nel mio caso non servirà fare una doppia passata perché comunque il cordoncino è bello spesso e regge bene, quindi vado semplicemente a bloccare il filo all'interno. Bene, ho creato la mia fodera, ho cucito tutto a mano, quindi anche se non avete una macchina da cucire potete tranquillamente realizzarla. Ho fatto le cuciture anche qui sulla base da entrambi i lati, in modo da rendere il fondo rettangolare. A questo punto non ci resta che andarla ad applicare nella borsa e cucirla. Cucita la fodera, a questo punto andiamo a realizzare insieme la fascia che diventerà la chiusura della nostra borsa. Ho messo dei marker che saranno i punti che lavorerò. Ho sia da un lato che dall'altro 14 cm di distanza e vado ad agganciarmi esattamente dove ho messo il primo marker.
punto l'uncinetto prendendo solo la sola retro e lavoro una maglia bassa. Procederò lavorando una maglia bassa per tutti i punti fino ad arrivare al prossimo marker. Ed in totale avrò 6 punti. A questo punto non ci resta che lavorare in righe di andata e ritorno a maglia bassa fino a raggiungere la misura in centimetri che trovate indicata qui in alto. Insieme anche al numero di righe, però valutate la misura in centimetri se utilizzate un filato più sottile. Quindi si procede semplicemente lavorando delle maglie basse. E una volta raggiunti i 16 cm, che nel mio caso equivalgono a 13 righe, ho tagliato il filo e lo vado semplicemente a nascondere tra le maglie. Dopodiché vado ad applicare la chiusura a calamita, ovviamente quella con i fori, che va cucita così non si vedono le alette sulla parte esterna della borsa, e avremo concluso. Una volta applicata la calamita, a questo punto abbiamo terminato la nostra borsa. Sono veramente molto soddisfatta del risultato. Potete anche rifinire il tutto con una tracolla, magari applicando dei ponticelli sui laterali, visto che comunque è venuta fuori una borsa veramente molto grande. Volendo potete applicare anche dei piedini sul fondo, tutti accessori che comunque vanno a rifinire e a completare la borsa. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto. Se è così fatemelo sapere come sempre con un bel pollice in su e un commento qui sotto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per ricevere le notifiche appena sarà disponibile un nuovo video. Vi ricordo anche che tutti i materiali che ho utilizzato per questo progetto sono di tutti a mano Luisa, di cui trovate sempre il link nel box informazioni qui in basso insieme a tutti i miei contatti e i miei social. E a questo punto io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!